Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami che cosa accadrà per i pesci entro i prossimi 10 giorni. Uh, amici dei pesci, una torre. Può essere che caschi qualche certezza, qualche ideologia o sicurezza che voi avevate o che è stata valida, qualche regola anche che è stata valida fino ad adesso, che nei prossimi 10 giorni venga un attimino minata. Ma andiamo a vedere a che cosa si fa riferimento coi tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come integrare questi due oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate una consulenza personalizzata e ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo con un re di bastoni, un 7 di coppe, un 3 di bastoni, una regina di bastoni, tanti bastoni devo dire, tanto fuoco, c'è anche re e regina di bastoni, c'è una coppia, abbiamo il giudizio, abbiamo un 3 di coppe, abbiamo un re di spade e un asso di coppe. Quindi qualcosa può essere che termini, che finisca, però qua qualche cosa inizia. Allora ragazzi, partiamo da questo re di bastoni. La sento come un'energia abbastanza, come vi posso dire, non pacata, però come sicura di sé. Andiamo a vederlo. Qui potrebbe anche rappresentare il ruolo di qualcuno, Se per caso per voi risuonasse come una situazione lavorativa, potrebbe essere un capo. Allora abbiamo un fante di spade, un 3 di spade e un 8 di coppe. Sento che qualcuno vuole monitorare un certo tipo di sviluppo, un certo tipo di situazione. È come se avesse bisogno di guardare le cose da un punto di vista più alto, perché lì dove siete non sono esattamente, diciamo, al top. È come se nella posizione in cui è questo re di bastoni mancasse la visione completa. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Due di bastoni, 3 di bastoni, 4 di bastoni. È come se ci fossero varie possibilità per, diciamo, andare verso questo ruolo più alto, questa visione più alta, questo punto di vista più alto. Però ho come l'idea che ci sia una difficoltà ad essere flessibili, se vogliamo. Come se ci fosse una prontezza a monitorare, a controllare, però poi nel momento in cui si deve intervenire, è lì probabilmente iniziano le difficoltà. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni.
Perché il 2 di bastoni mi dice che c'è tanta indecisione su quale sia l'opzione migliore da cogliere. O per qualcuno potrebbe anche far riferimento alla casa migliore, eh? Allora abbiamo la luna e un 2 di spade. È come se non vedeste la realtà per quella che è, ma infatti vi dicevo, è come se vi mancasse la prospettiva più ampia qui. Probabilmente questo 7 di coppe fa riferimento alle idee un po' illusorie che avete, o ehm, potrebbe anche essere una scala di valori che non è proprio vostra, potrebbe essere di qualcun altro, voi l'avete adattata o adottata. Perché tra la luna e il 2 di spade di cose che non vedete, che non tenete in considerazione, ce ne sono. Io credo che sia per quello che in qualche modo sentiate l'esigenza di andare più in alto, di vedere le cose da una prospettiva più ampia, di fare di più, mi viene da dire. Arriviamo alla regina di bastoni. Abbiamo un asso di spade e una regina di spade. Hmm. Sento come se qualcuno agisse senza seguire troppo le regole del gioco. Ho come questa sensazione. Vi dico, la regina di bastoni potrebbe anche far riferimento a una persona in questo periodo. Giustamente se per voi è una relazione di coppia potrebbe essere il o la partner. O vi dico che per qualcuno potrebbe essere, soprattutto se vi identificate con questo re di bastoni, potrebbe essere una controparte, questa regina di bastoni, che vi vuol far sapere delle cose, vuol farvi vedere delle cose, vuol farvi prendere consapevolezza, ma diciamo che non ha un modo diretto di dire le cose, ci gira un po' intorno, è come se non volesse essere questa persona a dirvi chiaramente le cose, ma volesse solo instillarvi un dubbio. Ecco. Andiamo a vedere il giudizio. Perché se prima c'era una difficoltà a vedere le cose in prospettiva, col giudizio in effetti arriva. 5 di bastoni e 2 di coppe. Datemi ancora una carta per il 5 di bastoni. La temperanza. Sì, probabilmente c'è da limare certi angoli all'interno di questa situazione o di questa relazione, di questo passaggio, mettiamola così. E con il 2 di coppe sento che è necessario trovare un punto di incontro, soprattutto se siete una coppia, visto che qui abbiamo la coppia. È come il, ok, cerchiamo di vedere le cose in prospettiva, magari qualche cosa che avevamo programmato, piuttosto che qualche cosa in cui io credevo con il o la partner, casca, però c'è come una parte di questa situazione o della relazione che non si vede, può anche essere una mia parte, semplicemente, perché con la carta della luna e il 2 di spade qui c'è come una difficoltà a vedere come andare oltre, però poi arriva. Arriva la carta del giudizio, arriva la temperanza. Guardate, un suggerimento potrebbe essere di usare l'arte per cercare di capire meglio le vostre zone d'ombra. Buttate fuori, può essere anche un disegno, una spennellata, quello che vi piace fare, però buttate fuori quelli che sono i vostri conflitti interni e le vostre paure, mi viene da dire, con la carta della luna. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Sette di pentacoli. E 10 di coppe. Guardate, sono belle carte, eh. Sento che qua si arriva ad un punto di incontro, c'è un 3 di coppe, un 7 di pentacoli, il 10 di coppe è una carta di felicità, è una carta di pace, quiete, dopo la burrasca. Ed è come semplicemente se
vi lasciaste un po' fluire, un po' di più, senza tutto questo controllo di questo re di spade che ha questa esigenza di saper da che parte andare. E invece qui, secondo me, arriva come una... allora, o è una persona che, come vi dicevo, vi instilla un dubbio, o è semplicemente una vostra presa di consapevolezza. Mi viene da dire come autoanalisi, qui, cioè per la serie, ah, ecco perché mi comporto sempre così, ah, ecco perché reagisco così quando mi toccano quel tasto. È come se rendendovi conto delle paure che avete non vi dessero più paura. So che è un gioco di parole strano, però. Ok, andiamo a vedere il re di spade. 6 di spade e 6 di bastoni. C'è bisogno proprio di altre regole, di un nuovo inizio. Qui vi ricordo che si ricomincia con un asso di coppe, che è proprio un nuovo inizio. Questa è la carta del leader, ragazzi. Il 6 di bastoni è colui che guida le masse, colui che raggiunge certi risultati, anche grazie a un gruppo, devo dirvi. Però qui, beh, se facesse riferimento effettivamente ad una questione lavorativa, il senso qui potrebbe essere di rompere certe mm, no, informalità, cioè è come se vi dicessero di diventare un po' più rigidi, un po' più fermi, un po' più chiari. Anche se all'inizio del periodo non sapete bene come, troverete lo stratagemma. Io credo che entrerà una sorta di furbizia entro i prossimi 10 giorni, una sorta di, come vi posso dire, abilità, potrebbe anche essere un dono psichico per qualcuno, ehm, che vi farà vedere le cose da un'altra prospettiva e di conseguenza approcciarvi anche alle cose in un altro modo. Abbiamo la torre 6 di spade, qui molto di quello che è il vostro sistema di pensiero può essere cambiato, certe cose magari, certe rigidità, certi programmi potrebbero andare bene, però ce ne sono altri che si sono acquisiti durante l'infanzia e che mi ritornano un pochettino a questo 7 di coppe che era la scala di priorità degli altri di cui vi parlavo prima e c'è bisogno appunto di lasciarsela indietro. Andiamo a vedere anche un attimo questo asso di coppe. Diavolo! E re di coppe, c'è come una ripresa del proprio potere personale, qui ragazzi. Io la sento molto positiva. È vero che la torre è la caduta dell'ego, lo possiamo un po' riassumere qui con questo 3 di spade, cioè come se non tutto fosse come si era presentato. E da qui inizia questa esigenza di correggere quello che è stato per trovare un nuovo equilibrio. C'è una rivalutazione delle priorità e un nuovo modo di affrontare le cose. Ripeto, per qualcuno può raffigurare una persona che vi instillerà, che vi farà venire qualche dubbio su certe situazioni e di conseguenza credo che qualcuno si organizzerà meglio, si allontanerà da certe persone o da certi gruppi che magari non servono più, potrebbero essere i pensieri, quelli che non servono più, però si arriva come ad una nuova forma di potere personale, di riconoscimento. Ho la sensazione che dobbiate, soprattutto se è una questione di lavoro, dare meno confidenza ai sottoposti. Perché nei posti di lavoro va bene che ci sia, che due persone siano comode a lavorare insieme, però c'è sempre un limite tra il rapporto lavorativo e il rapporto di amicizia. Se questo limite viene rotto, poi è difficile mantenere le relazioni professionali di un certo tipo. A meno che non ci siano due persone completamente mature da entrambe le parti e si possa ragionare, ok? Però ho come l'idea che qua dobbiate o dare nuovi programmi alle persone che possono essere i figli, possono essere gli alunni, possono essere i dipendenti,
come se ci fosse bisogno di... può anche essere il partner, effettivamente, però è come se ci fosse da mettere delle nuove regole, dei nuovi paletti. Mettere anche dei nuovi punti di incontro, perché qui i conflitti effettivamente ci sono. E io sono sicura che troverete il modo di trovare questo due di coppe, di trovare il punto di incontro, di trovare la metà. Si tratta, uno, di lasciarsi fluire un po' di più su certi aspetti, secondo me, cioè quando è ora di festeggiare, di non farsi prendere dai pensieri del lavoro, soprattutto quando si fa feste in famiglia, e dall'altro canto, invece, se si è sul lavoro, ehm, rimanere lì senza portarsi i problemi di casa sul lavoro. Cioè è un po' come dividere le due cose. Fare di nuovo una scala di quello che per voi è importante. È ampia questa lettura, ragazzi, effettivamente. Andiamo a vedere qualche oracolo per vedere che consiglio vi posso dare in più, che cosa vi vogliono far vedere magari in più. Armonia. E questa affermazione positiva dice: vivo in armonia con il mondo intorno a me. E ce la rivedo un po' qui con questo tre di coppe. È come ritrovare un'armonia in famiglia cambiando le regole. O nella coppia potrebbe anche essere. Magari il problema qui è, non lo so, bisogna andare da tua mamma tutte le domeniche a pranzo. Non possiamo fare un altro giorno, per esempio. E qui la regola potrebbe essere invitare voi genitori il venerdì sera a casa vostra invece che andare voi da loro la domenica, in modo che poi la domenica ce l'abbiate libera per fare quello che volete. Cioè, compensate, mi viene da dire, compensate. E una di queste credenze qua potrebbe essere, per esempio, mi hanno sempre detto che bisogna far così, perché sennò si è maleducati, perché sennò si è irrispettosi o cose di questo genere, e invece qua si dice no, vabbè, posso anche fare in un altro modo, che cosa è più importante per me, a cosa devo dare le priorità. E poi arriva come o una consulenza, una parola da parte di qualcuno, o c'è come una ricerca, una presa di consapevolezza da parte vostra, una ricerca, se vogliamo, da parte vostra su come fare ad ottenere quello che volete in modo più dolce. Trovare semplicemente un punto di incontro, invece che o è bianco o è nero, diciamo in che scala di grigio ci fermiamo, quale grigio piace a tutte e due. Ok, andiamo a vedere ancora una di queste. Tre ce ne sono. Reti di telecomunicazione, estate. Guardate, se fosse un'attività lavorativa, troverete il modo di espandervi e di divulgare la vostra idea, prodotto o servizio alle masse in estate. Più che altro mi viene da dire, cercate dei collaboratori validi che possono essere una buona famiglia. O che si integrino a pieno con i vostri valori morali. Poi abbiamo, wow, successo e abbondanza, la prossima stagione che è di nuovo l'estate, ragazzi, e qui ce l'abbiamo la carta del successo. È come se si dovessero rompere degli schemi di comportamento con la torre. E poi abbiamo ego, 4 mesi, aprile, maggio, giugno e luglio, e siamo di nuovo in estate, ragazzi. Io credo che quello che arriverà sarà il cambio nel vostro modo di agire per ottenere quello che volete. Arriverà una presa di consapevolezza più grande e soprattutto è come se vi arrivasse la malizia da un certo punto in avanti e capiste dove creare alleanze, dove trovare punti di incontro e dove invece dettare regole ferree. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Finor e di qui infatti rivedo la ripresa del potere personale.
Nella quiete penetra nel luogo segreto all'interno del... Scusate, la rileggo. Nella quiete penetra nel luogo segreto all'interno del tuo essere. Ci manca una virgola. Rifaccio. Allora, nella quiete penetra nel luogo segreto all'interno del tuo essere. Qui sei in pace e ascolta. Senti il calore dell'amore sgorgare in te. Odi le parole, amatevi l'un l'altro. Dà la precedenza a ciò che è prioritario. Dopodiché, tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. Quieto e fiducioso, attendi. Sappi che tutto va per il meglio e funziona in modo perfetto. Wow! Riprende proprio quello che abbiamo detto, ragazzi? Che bello. Bene. Io spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il percorso sulle credenze limitanti. Diversamente potete anche guardare questi temi nella sezione degli abbonati. Lì sono trattati in un modo un po' più, diciamo, generico, perché chiaramente non posso fare un lavoro a tu per tu come nelle sessioni individuali, però vi do già del buon materiale su cui lavorare. Inoltre in quella sezione trovate anche temi di esoterismo, di metafisica, metamedicina, parlo di astrale, insomma, è un po' tutto quello che riguarda la magia bianca, quindi se voi volete dare un'occhiata, i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!